Quanto sono buoni i peperoni ripieni di riso e verdure, belli, freschi, pratici per i nostri pranzi o le nostre cene estive. Sono una delizia e si preparano davvero con pochi semplici ingredienti. Ci occorreranno 4 peperoni. Possiamo prenderli di colore diverso, così saranno ancora più belli da guardare. Li puliamo, togliamo i semini e i filamenti bianchi interni. Poi prendiamo una pentola, la riempiamo con dell'acqua, portiamo a bollore e aggiungiamo un cucchiaino di sale. Facciamo sbollentare i peperoni per circa 10 minuti, così diventeranno teneri. Nel frattempo prepariamo le verdure, quindi puliamo una carota e una zucchina e poi li andiamo a grattugiare. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale, riceverete gratuitamente tutte le mie nuove ricette. Attivate la campanellina, così è sicuro che vi arriverà la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Tritiamo al coltello anche una cipolla. Adesso prendiamo un tegame, aggiungiamo circa 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 250 g di riso che faremo tostare per qualche minuto. A parte faccio soffriggere la cipolla e quando il riso è pronto possiamo aggiungere all'interno anche le verdure. E la cipolla bella dorata e profumata. Per dare quel tocco di dolcezza in più aggiungo anche 200 g di pisellini primavera. Sono davvero buonissimi e dolcissimi, con una buccia super tenera che non dà mai fastidio. Quindi aggiungiamo l'acqua poco alla volta. Aggiustiamo di sale e maciniamo il pepe fresco. Per quanto riguarda il riso, io ho utilizzato un riso Carnaroli perché ci sono i chicchi più grandi e lunghi, davvero gustosi per un buon risotto. Quando il riso è pronto, spegniamo il fuoco e aggiungiamo una noce di burro e mantechiamo insieme a circa 100 g di parmigiano, se vi piace bello gustoso e formaggioso, oppure potete anche dimezzare la quantità di formaggio in base ai vostri desideri. Guardate che bello il nostro risotto, è pronto, mantecato e super profumato. Quindi prendiamo una pirofila, la ungiamo leggermente e disponiamo all'interno tutte le nostre barchette di peperoni. Se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like per supportare il mio canale. Grazie di cuore. Se vi fa piacere potete anche lasciare un commento e farmi sapere se proverete questa ricetta o potete anche dirmi come preparate voi le barchette di peperoni con il riso dentro. A questo punto possiamo farcire i peperoni con il risotto. Cospargiamo la superficie con il pangrattato e il parmigiano. Infine versiamo anche un filo d'olio in superficie, così la crosticina verrà bella, dorata e croccante. Infornare a 250 gradi per 30 minuti. Vi consiglio di riporre la teglia sulla parte bassa del forno, è molto importante,
Così il peperone cuocerà molto bene e sarà super gustoso quando andremo a mangiarlo. Questo è il risultato. C'è un profumino in cucina davvero buonissimo. È una ricetta che si può mangiare sia calda sia fredda. Si mantiene benissimo in frigorifero per ben 3 giorni. A me piace mangiarli anche freddi. Sono anche un ottimo piatto da poter portare in giro, per esempio se andiamo al mare, perché sono molto pratici da trasportare. Io spero che questa ricetta super facile vi sia piaciuta. Se è così, supportate il mio canale lasciando un like e un commento e se vi fa piacere far conoscere questa ricetta a più persone, condividetela con i vostri amici. Non dimenticate di attivare la campanella per restare aggiornati con le mie nuove ricette. Riceverete gratis una notifica ogni volta che metterò un nuovo video. Io vi mando un bacione, un abbraccio, vi ringrazio tantissimo con tutto il cuore per aver guardato questo video. Vi lascio qualche immagine dei video che ho caricato questa settimana. Se ve ne siete persi qualcuno, andate nella sezione video del mio canale e troverete tutte le mie video ricette sempre gratuite, sempre disponibili per voi 24 ore su 24. Ciao e a domani con una nuova video ricetta!